Tutti, e ripeto, tutti dovrebbero avere almeno una volta in carriera la Nox firmata da Miguel Lamperti. Parole pesanti. Parole pesantissime in cui davvero credo e veramente tutti dovreste passare almeno una volta, magari anche ad inizio carriera, Vabbè, diciamo, quello sì. a giocare con la Nox firmata da Lamperti, perché è una gran racchetta che permette secondo me anche di progredire a chi vuole progredire. È una racchetta perfetta per chi cerca appunto di progredire nel padel partendo da una racchetta facile ma non da principiante, comunque Esatto. una racchetta facile ma comunque da livello avanzato, che permette però di giocarci bene anche a un principiante. Esatto. Ti è piaciuta come... Sì, ci sta. Ciao a tutti da Emiliano Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo a Padel Pavia a Cassinetto per parlarvi di... della Nox ML10 Quantum 3K 2025. la nuova racchetta firmata da Miguelone Lamperti. Alvin, cosa devono fare i nostri telespettatori? Ah, esteticamente pauroso. Sì. Sì, ci anche sta, il ci sta. Di carbonio rosso Esatto. dentro, in tinta, tanta roba. Cosa dovete fare? Dovete mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, attivate la campanellina così sarete sempre i primi a vedere i nostri video, dire a un vostro amico di iscriversi al canale che non costa niente e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emiliano. Qual è la vostra Nox di Lamperti preferita? Scrivetelo nei commenti. Adesso parliamo subito del prezzo. Ecco, questa è la nota negativa di questa racchetta, è il prezzo, perché come abbiamo già detto anche con le altre racchette, Nox ha aumentato in maniera Vertiginosa? vertiginosa i prezzi delle racchette di quest'anno, del 2025, diciamo, anche se comunque la collezione è stata presentata poi tra settembre ed ottobre. Questa viene 343 euro di listino, che è un Perché? prezzo Sono tre? assolutamente, anzi 342,80 pensa. Ma scusami. Che è un prezzo assolutamente fuori mercato a mio avviso, cioè a 343 euro non la comprerei mai, però a livello di street price, ricordo il codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market, la trovate già sui 260, che comunque per quanto io abbia detto tutti dovete passare per una Lamperti, è un prezzo comunque ancora molto alto. Si trova quella dello scorso anno sui 130-140 euro, e quando andate a prendere quella lì, assolutamente. Esatto. Però non toglie quello che ho detto prima, tutti dovete passare almeno una volta per una Lamperti. Adesso parliamo del livello. Questa è una racchetta a livello intermedio, Sì. cioè, dal principiante, cioè questa racchetta anche un principiante, per quanto sia una racchetta appunto di un giocatore professionista, per quanto sia una racchetta anche che si può essere utilizzata anche a livello avanzato, anche un principiante che sta progredendo, che prende lezioni, che vuole migliorare, diventare intermedio e poi passare a avanzato, deve prenderla in considerazione. Anche secondo me, perché è una racchetta per tutti. completa, sì, esatto, per tutti. Una racchetta per tutti. Forse questa qua da 2 anni a questa parte è in carbonio, non è più in fibra di vetro, quindi è leggermente più difficile rispetto Questa al passato. Questo va detto, però, ripeto, è una racchetta per tutti e veramente provatene almeno una, perché non rimarrete delusi. Ovviamente non vi aspettate una racchetta che prendo e faccio le cannonate, perché poi il giocatore principiante, il giocatore intermedio, Non le fa, cannonate esatto. forse non è neanche capace di tirarle. E non deve tirarle. Esatto. Detto questo, passiamo. Abbiamo detto, livello intermedio, sia a destra che a sinistra. Guarda, ci ha già fatto giocare pure Grancio a sinistra. È stato lì a lavorare tutte quante. Sì, a lavorare, lavori le palle. Poi quando serve la palla piatta, il tiro piatto di potenza, non va tantissimo. Però, ragazzi, lo fa il compagno che magari c'ha una racchetta un po' più offensiva al vostro fianco. Esatto. Adesso parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma rotonda, piatti in carbonio Colors Carbon 3K, gomma HR3, la grande gomma di Nox, quella che aiuta tantissimo in uscita di palla, facce con doppia ruvidità, 3D esagonale al centro, sabbiata ai lati, il manico con il Nox Custom Grip che abbiamo tolto, il manico finalmente più lungo, già dallo scorso anno, ma Esatto. adesso ha un tappo ottagonale che migliora assolutamente la presa, l'accetto con smart strap che può essere appunto rimosso anche qui con polsiera, davvero molto comodo, racchetta che ha il pull system che ne aumenta la rigidezza e la maneggevolezza, racchetta che ha tante altre cose che adesso
Sì, ha questo inserto di plastica che serve per ridurre qui nel manico, per ridurre le vibrazioni che arriva fino a sotto al manico. Adesso Alvin mi dice peso e bilanciamento. Il peso della nostra racchetta è di 369 grammi ed è bilanciata a 25,2. Il range di peso è? Invece il range del peso oscilla tra 360 grammi e 375 grammi. Quindi anche qui peso estremamente e assolutamente in range, nonostante pesi 369 grammi, ti dirò, non si sente. No, io pensavo molto meno, non 25,2 di bilanciamento medio quasi basso secondo Sì. i nostri criteri, quindi una racchetta che si muove, ne parlo subito, come si comporta da fondocampo? Esatto. Comoda. Ottimo punto dolce. Rispetto al passato l'ho trovata leggermente più dura, tatto. Sì, infatti è anche un po' più difficile. Un pochino più difficile, leggermente più dura, ma anche rispetto a quella dello scorso anno. So che non avete recensita, ma io l'ho avuta, che non l'abbiamo recensita, ma io l'ho avuta, anche quella di 2 anni fa, leggermente più dura. Quindi ha un pochino meno di uscita di palla, però aumenta un pochino il controllo, però si muove estremamente agile, ottimo punto dolce, effetti sempre al top, Sì. come tutte le Nox, vabbè, maneggevolezza, non affatica proprio mai il braccio, questo accade con tutte le Nox, ma con questa a maggior ragione, davvero una racchetta super comoda anche per chi ha problemi al braccio. Ovviamente se avete condilite tutto, tanto prima andate da un ortopedico, un fisioterapista e qualcuno, però se l'avete che vi dà un po' fastidio al braccio, questa qua potrebbe essere un'ottima soluzione. Sì, peccato che a noi è arrivata un pelo alta di peso. Sì, vabbè, però ripeto, secondo me non si sente tanto. No, quello no. Adesso la provo da fondocampo con Alvin che mi mette alla prova. Box di Lamperti da fondocampo. Qualcuno ha detto comodità? Racchetta che si muove stra agile nonostante un peso da 369 grammi, comunque bilanciamento basso 25,2, racchetta comoda, racchetta che come detto già 7 volte nel corso della recensione tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita, soprattutto chi sta cercando di progredire, inizia dal basso, magari non ha mai neanche fatto uno sport di racchetta in vita sua. Questa racchetta merita, la palla si sente tanto, controllo, uscita di palla grazie alla gomma HR3, un buon punto dolce, un manico finalmente all'altezza di un brand come Nox, con anche un tappo ottagonale. Peccato. Vai Alvin, mettimi alla prova. Proviamo la Nox. Eccola, subito che... subito ancora. Il domino di Cichite. E poi prendo la rete con tu che la tiri fuori. E poi vado di pallonetto. Peccato, peccato. Alvin ti hai tirato, non hai tirato una prima palla decente, oh. Su, pallonetto. Ancora. E poi ancora su. E poi ancora lì. Peccato. Vai ancora un paio. Però è una racchetta davvero che intanto non affatica mai il braccio e questo è un gran punto a suo favore. Una racchetta comoda, comoda. Prendetene una almeno una volta. Ecco lì. Facile. E lì. KO. Però provatela assolutamente. Alvin, che ne dici a rete? Ti dirò, io la consiglierei a tutti quelli che magari si fanno cesto, perché proprio senti bene la palla, è proprio allenante, insomma. Cioè giocare con questa racchetta è proprio allenante. Cioè, che fai il cesto tu, che il maestro che tiri la palla? No, o tu che vai proprio allievo, che senti proprio tutta la pallina, la lavori bene, giochi bene. Poi ovvio che più sali di livello, più secondo me non è adatta, paradossalmente. Io ti direi a livello alto... un po' scappa, cioè giusto Lamperti ci può giocare. Esatto, solo perché ha talento, gran talento. Però devo dire che è una racchetta che a me è piaciuta per la questione degli effetti, di sentire la pallina, di sapere sempre cosa fa. Cioè, quindi sentivo proprio pallina e racchetta come se fossero tutt'uno, quindi molto buoni gli effetti, grandissimo controllo, grandissime anche nei colpi,
tanta varietà di colpi, peccato un po' in potenza, però ovviamente a un livello intermedio alla fine cosa ci si aspetta così tanta potenza? Niente. Ma anche a sinistra, io gioco a sinistra, ho giocato, tu non c'eri, ho giocato bene, cioè sono solo di kick, solo di volley al centro e... Forse devi portare il GoPadel allora. Sì, forse potevo giocare il torneo con questa. Kick a grata tirato. Tutte. È stato il peggior Alvin di sempre in Puglia. Grazie, grazie per ricordarmelo. Però devo dirti, Amy, che a me questa mi è piaciuta. L'unica pecca, non è una pecca, però è così la racchetta che per me parlo, al quinto, sesto, settimo colpo poi magari ti invoglia e magari sbaglio, non va potente come vorresti. Però se hai pazienza, vuoi gestire il colpo, vuoi comunque rimanere offensivo lavorandola tanto, è una racchetta buonissima. La Deada mi è piaciuta tanto, nel ciò che devo volere comunque non si muove male per essere 369 grammi, che non l'avrei mai detto. E la Deada, volevo ricordare, molto buono il controllo, adesso speriamo poi di farla bene, e nel bloqueo Amy non vibra, poi col fatto che il manico è anche bello comodo, appoggiandoti bene non vibra, quindi super promossa. Adesso mi vedrete un pochino a rete e vedete un po' come si muove questa Nox di Lamperti. Eccoci con la Nox di Lamperti. Beh, ragazzi, già le prime sensazioni sono controllo, controllo, controllo. C'è una racchetta che vi fa fare molti scambi, cioè pochi errori e molti scambi, cioè la racchetta proprio confortevole, che si gestisce bene la pallina, cioè soprattutto anche quando vi fanno le cichite, vi giocano basso, voi la lavorate tanto, è una racchetta che veramente dovrebbero, come diceva prima Emiliano, provare tutti. Cioè, avete visto come sono riuscito a lavorarla? Oh, cosa ho sbagliato io? Come sono riuscito... brutta questa. Avete visto come riesco a lavorarla bene? Palla non troppo pesante, ma che comunque lascia l'avversario là, che diciamo che è un livello intermedio. Basta e avanza. Ricordatevi, ragazzi, la potenza non è sempre tutto. Quindi io, che ho uno stile di gioco abbastanza sì offensivo, ma comunque non potente, a me è una racchetta che mi è piaciuta, soprattutto in termini di effetto e proprio come sentivo la pallina. Quindi ragazzi, questa racchetta va provata. Adesso ovviamente il prezzo è veramente tanto alto, però magari se provate anche quella dell'anno scorso, 130-140 euro, va più che bene. Vai Amy, mettiamo il ritmo, vediamo come si comporta a ritmo alto. La palla comunque non arriva pesante, ma comunque profonda, quindi vi fa fare qualche scambio in più senza mai rischiare di tirarla al vetro. Avete visto qua Cichita, io l'ho messo là, Cichita, guardate, lascio l'avversario là e poi lo chiudo così, lo metto là, ecco, ho sbagliato. Vai Amy, un blocco, vediamo, ottimo, ancora una, vediamo se è andata solo fortuna. No, vai, la Deada, sicuramente sulla Deada, adesso sicuramente sbaglierò, ma nella Deada è dove l'ho apprezzata meglio ed è uscita. Dovete provarla, ragazzi, buonissima, buonissima racchetta anche di controllo e che dà tanto effetto. Avete visto la rete, adesso Amy dall'alto. Dall'alto, vibore lavorate, sì. Chicca alla grata. Per 3 che comunque grazie agli effetti, esatto. E la sua rapidità con cui si muove va tantissimo. E smash piatto? Smash piatto meno. Smash piatto si fatica abbastanza, poi comunque d'inverno con i vetri comunque freddi, che la palla non va, si fatica ancora di più, però ripeto, questa non è una racchetta per fare i buchi per terra, è una racchetta per costruire il punto, è una racchetta per tutti, destra, sinistra, provatela almeno una volta nella vita. Guarda, parlo poco perché Al mi metterà non mi mette alla prova, ma mi alza le palline per farvi vedere qualche colpo, la solita sequenza: vibora, chicca alla grata per 3 e smash piatto, poi sfida, poi voti. Nox di Lamperti dall'alto, vai! Colpi lavorati. Avete visto però quando si lavorano pure se la palla non esce potentissima rimane sempre molto bassa. Doppia ruvidità, 3D esagonale al centro e sabbiata. Questa è una racchetta con cui lavorare alla grande i colpi. Ancora un'altra, là, doppia parete, adesso un kick. No, ho provato
fa un colpo che non è nelle mie corde. Kick meglio. Adesso proviamo qualche per 3, vai. È salito, ho sbagliato la direzione, però la palla è salita parecchio, Bene, ancora. Qui l'ho presa malissimo, fatta scendere troppo, ancora un alto. Ancora un altro. Vai, ancora un altro Alvin. Ancora. Niente, rinuncio. 2, facciamo 2 smash. La smash piatto. Con questa un po' si fatica, Vedo dall'alto. Colpi lavorati alla grande, quando cerca potenza un po' meno. Sul per 3 ho sbagliato un paio di direzioni, se no sarebbero uscite 2 palline in più, però ripeto, pala che tutti devono usare. La Nox di Lamperti, vai a 5. No, ma era giusto, ma cambia la direzione. Con quella si gioca piano, si tira piano con quella racchetta, forza! Ma perché? Perché? Bella la difesa, con questa racchetta si difende alla grande, ve l'ho detto. Tutti dovete averla. 3 palle in pari. No, sì, che stanco. come dormi, no? C'è la transizione più lenta di un elefante, 2-1. No, Facile. avevo netto solo polso, ma perché? Perché non 2 è pari. beach tennis, non è beach tennis. Vedi, in mezzo alle gambe, non sa cosa fare, 3-2. Due, 3. No. Ma che vuole? Che vuole? Ma io... Come prendo la rete con facilità. Non è mai mia quella, non è mai mia. Comodità di utilizzo, comodità. 4-2. Porca miseria. Out. E 5-2, facile. Mamma mia, che talento. Tutti dovete averne almeno. Aspetta. Vai. 0-0. Sì, ma però Lì, questo... al centro. Che palle. C'è un buco. Sì, ma il singolo... Che sono corto io. Vedo il traforo c'è al centro. Vai. 1-0. Che controllo. È lì. È lì. E c'è... No. Gale 2-0. È lì che lo buca al centro. Ed hai visto però. Che racchetta. Mamma mia. 3-0, facile. Ma io perché? Perché non mi appoggio su sta palla? Che Questo sei. culo. Intelligenza. È mia? 3-1. Che controllo sta racchetta, che controllo. Dai Emiliano, su, 3-2. Arriva.
4-2. Amy è buona, eh? Sì. 4-2. No. Sì, no. 5-2. No. È buona questa. Ma che buona. Rifai, fai due. Alvin, abbiamo fatto tutto, la sfida l'ho provata dall'alto, adesso tira fuori il telefono perché diamo i voti alla Nox ML10 Quantum 3K 2025 da fondo campo. 8,5. Pallonetti. 8. A rete. 7,5. Controllo. 8,5. Maneggevolezza. 8,5. Uscita di palla. 8. Punto dolce. 8,5. Effetti. 8,5. Potenza. 7. Per 3. 7,5. Smash. 7. Vibora. 8. Rapporto qualità-prezzo a 343 euro. 5,5. Prezzo decisamente troppo alto per questa racchetta, per quanto sia una racchetta che tutti devono provare. Da Padel Pavia Cassinetto è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.